Lezione 1. Richiesta di assistenza. Salve Anna, ho bisogno di aiuto per compilare questo modulo alla reception. Potresti aiutarmi? Ciao John, certo, sarei felice di aiutarti. Quale sembra essere il problema? Beh, non sono sicuro di alcune sezioni di questo modulo. Puoi guidarmi attraverso di esso? Certo. Cominciamo con la prima sezione. Richiede le tue informazioni personali. Inserisci il tuo nome completo, la data di nascita e l'indirizzo. Ok, ho capito. Ora, la prossima sezione riguarda i dati di contatto per le emergenze. Cosa devo scrivere qui? È necessario fornire il nome, la relazione e il numero di contatto di una persona raggiungibile in caso di emergenza. Di solito si tratta di un familiare o di un amico intimo. Grazie. L'ho compilato. Ora, c'è una sezione che chiede lo scopo della mia visita. Devo menzionarlo brevemente? Sì, basta fornire una breve descrizione del motivo della visita, ad esempio una riunione di lavoro, una vacanza o un appuntamento medico. Perfetto, ho completato quella parte. Ora vedo una sezione per ulteriori commenti. Devo scrivere qualcosa qui? È facoltativo, ma se hai richieste speciali o informazioni specifiche che desideri includere, puoi scriverle lì. Va bene, lo faccio subito. Infine, c'è una casella per la firma in basso. Devo firmarlo adesso? No, dovrai firmarlo di persona alla reception. Questo è solo un segnaposto per ora. Capisco. Grazie mille per l'aiuto. Lo apprezzo davvero. Siete i benvenuti. Sono lieto di poterti aiutare. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto per altro. Certo che lo farò. Grazie ancora. Ti auguro una buona giornata. Lezione 2. Esplorazione dei corsi di cucina. Ciao Anna, hai mai seguito un corso di cucina? Sono interessato a imparare alcune nuove ricette. Ciao. Sì, ho seguito alcuni corsi di cucina e sono stati molto divertenti. Sono disponibili molte opzioni. Che tipo di cucina ti interessa? Sono aperto a provare diverse cucine, ma ho sempre voluto imparare a cucinare piatti italiani. Conosci qualche buon corso di cucina italiana? Assolutamente. C'è una famosa scuola di cucina in centro che offre corsi di cucina italiana. Insegnano tecniche tradizionali di preparazione della pasta e deliziose salse. Sembra fantastico. Adoro i piatti di pasta. Puoi dirmi di più sui corsi? Quanto durano di solito? Le lezioni durano in genere circa 2 o 3 ore. Durante questo periodo, imparerai a preparare da zero un pasto italiano completo, inclusi antipasti, piatti principali e dessert. È fantastico. Sono entusiasta di imparare. I corsi sono adatti a principianti come me? Sì, lo sono. Le lezioni sono progettate per tutti i livelli di abilità, quindi anche se sei un principiante, ti sentirai a tuo agio e imparerai al tuo ritmo.
Questo è rassicurante. Quanto costano di solito questi corsi? Voglio assicurarmi che sia adatto al mio budget. Il costo varia a seconda della classe e della scuola. In media, tuttavia, puoi aspettarti di pagare dai 50 ai $100 per classe, compresi tutti gli ingredienti e i materiali. È ragionevole considerando l'esperienza e le conoscenze che acquisirò. Esiste un'età minima per questi corsi di cucina? La maggior parte delle scuole di cucina ha un requisito minimo di 16 o 18 anni, ma è meglio verificare con la scuola specifica che ti interessa per esserne sicuri. Va bene, lo farò. Grazie per l'informazione. Non vedo l'ora di iscrivermi a un corso di cucina italiana. Lezione 3. Preparati per i giorni di pioggia. Ciao Anna, ho sentito che le previsioni del tempo per domani prevedono pioggia. Cosa devo fare se ho progetti all'aperto? Ciao John. Se è prevista pioggia, è consigliabile portare con sé un impermeabile leggero o un ombrello. In questo modo, rimarrai asciutto e ti godrai le tue attività. Questa è una buona idea. Mi assicurerò di mettere un ombrello nella mia borsa. Devo indossare anche scarpe impermeabili? Sarebbe una buona idea, soprattutto se camminerai molto. Le scarpe impermeabili manterranno i piedi asciutti e preverranno il disagio. Ottimo consiglio. Che ne dici di proteggere il mio telefono e altri dispositivi elettronici dall'umidità? È possibile utilizzare una custodia impermeabile o una busta di plastica per proteggere il telefono dai danni causati dall'acqua. È sempre meglio prevenire che curare. Questo è intelligente. Cercherò una custodia impermeabile o userò una busta di plastica per mantenere il mio telefono asciutto. Ci sono altre precauzioni che devo prendere? Sì, è una buona idea controllare regolarmente le previsioni del tempo, soprattutto se hai programmi all'aperto. In questo modo, puoi essere preparato in anticipo. Questo ha senso. Terrò d'occhio gli aggiornamenti meteo per rimanere informato. C'è altro che dovrei prendere in considerazione? Un'altra cosa da tenere a mente è concedere più tempo per gli spostamenti o gli spostamenti in caso di pioggia. Il traffico potrebbe essere più intenso e il trasporto pubblico potrebbe essere più lento. Lo terrò a mente e pianificherò di conseguenza. Grazie per i suggerimenti utili. Lo apprezzo. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto aiutare. Ricorda che rimanere preparati ti garantirà un'esperienza piacevole, con la pioggia o con il sole. Assolutamente. Grazie ancora, seguirò sicuramente i tuoi consigli e sarò pronto per quei giorni di pioggia. Lezione 4. Aumentare la produttività. Salve Anna, ho notato che la produttività complessiva del nostro team è aumentata di recente. È meraviglioso. Hai qualche consiglio per qualcuno che cerca di migliorare la propria produttività? Ciao John. Assolutamente. Ho alcuni suggerimenti che potrebbero aiutare. Innanzitutto, è importante dare priorità alle attività e creare un elenco di cose da fare. In questo modo, puoi concentrarti prima sulle attività più importanti e urgenti. Sembra una buona strategia. Inizierò a organizzare le mie attività e a creare una lista di cose da fare. Cos'altro posso fare per essere più produttivo? Un altro consiglio utile è ridurre al minimo le distrazioni.
Disattiva le notifiche sul telefono o sul computer e trova un ambiente di lavoro tranquillo in cui puoi concentrarti senza interruzioni. Questo ha senso. Mi assicurerò di eliminare le distrazioni e creare un ambiente di lavoro mirato. Qualche altro suggerimento? Sì, fare delle pause regolari è essenziale per mantenere la produttività. Le pause brevi possono aiutare a rinfrescare la mente e prevenire il burnout. Prova a incorporare brevi allungamenti o passeggiate nella tua routine. Ora capisco l'importanza delle pause. Pianificherò delle brevi pause regolari per ricaricarmi ed evitare di sentirmi sopraffatto. Ci sono tecniche specifiche di gestione del tempo che mi consigliate? Una tecnica efficace è la tecnica del pomodoro. Si tratta di lavorare per un periodo concentrato di 25 minuti, seguito da una pausa di 5 minuti. Dopo 4 cicli, prenditi una pausa più lunga. Aiuta a mantenere la concentrazione e la produttività. La tecnica del pomodoro sembra interessante. La proverò e vedrò come migliora la mia produttività. Grazie per aver condiviso questi preziosi suggerimenti. Siete i benvenuti. Sono lieto che tu abbia trovato utili i suggerimenti. Ricorda, la produttività consiste nel trovare ciò che funziona meglio per te e creare una routine adatta alle tue esigenze. Assolutamente. Sperimenterò queste strategie e troverò la mia routine di produttività. Grazie ancora per la tua guida. È un piacere. Ti auguro una maggiore produttività e successo nei tuoi sforzi. Grazie e ti auguro una giornata produttiva. Lezione 5. Perseveranza musicale. Ciao Anna, stavo pensando di imparare a suonare uno strumento musicale. Hai qualche consiglio su come iniziare? Ciao John. È un'ottima idea. Ti suggerisco di iniziare con uno strumento che ti interessa e di esercitarti regolarmente. La coerenza è fondamentale quando si impara una nuova abilità. Capisco. Quindi, è tutta una questione di perseveranza. Mi assicurerò di dedicare del tempo alla pratica ogni giorno. Devo iniziare con canzoni facili? Assolutamente. Iniziare con canzoni semplici può aiutarti a rafforzare la tua fiducia e migliorare gradualmente le tue abilità. È importante godersi il processo e non lasciarsi scoraggiare dalle sfide. Questo è un buon punto. Cercherò delle canzoni adatte ai principianti per esercitarmi e divertirmi lungo la strada. Ci sono risorse o metodi specifici che consigliate? Sono disponibili molti tutorial e risorse online per i principianti. YouTube è un'ottima piattaforma per trovare video didattici e imparare secondo i tuoi ritmi. Puoi anche prendere in considerazione la possibilità di prendere lezioni da un insegnante qualificato. YouTube sembra un'opzione conveniente. Esplorerò i tutorial e troverò un insegnante adatto, se necessario. C'è qualcos'altro che dovrei tenere a mente? Sì, sii paziente con te stesso. Imparare uno strumento musicale richiede tempo e fatica. Celebrate i vostri progressi, non importa quanto piccoli siano, e non paragonatevi agli altri. Ognuno impara al proprio ritmo. Mi ricorderò di essere paziente e concentrarmi sui miei progressi. È importante non paragonarmi agli altri. Grazie per i preziosi consigli. Siete i benvenuti. Ricorda, il viaggio di apprendimento di uno strumento musicale è gratificante.
Accetta le sfide e goditi il processo. Lo farò. Sono entusiasta di iniziare questo viaggio musicale e vedere fino a che punto posso andare. Grazie ancora per la tua guida. È un piacere per me. Ti auguro gioia e successo nei tuoi sforzi musicali. Grazie, continuerò ad allenarmi e a perseverare. Ti auguro una splendida giornata. Lezione 6. Sviluppare la resistenza e il tono muscolare. Ciao Anna, mi alleno regolarmente e ho notato un miglioramento significativo della mia resistenza e del tono muscolare. È incredibile. Hai apportato modifiche alla tua routine di fitness ultimamente? Ciao John. È bello sentirlo. Sì, ho incorporato più esercizi di allenamento della forza nella mia routine. Mi ha aiutato a tonificare i muscoli e ad aumentare la mia forza complessiva. L'allenamento della forza sembra efficace. Prenderò in considerazione l'idea di aggiungerlo anche ai miei allenamenti. Qualche esercizio specifico che mi consigliate per aumentare il tono muscolare? Esercizi composti come squat, stacchi e flessioni sono eccellenti per colpire più gruppi muscolari e costruire il tono muscolare generale. Forniscono anche un ottimo allenamento per tutto il corpo. Proverò sicuramente quegli esercizi. È bene sapere che si rivolgono a più gruppi muscolari. Che ne dici di migliorare la resistenza? Qualche suggerimento in merito? Gli esercizi cardiovascolari come la corsa, il ciclismo o il nuoto sono ottimi per migliorare la resistenza. L'allenamento a intervalli ad alta intensità, HIIT, può anche essere efficace per aumentare la resistenza. Mi piace correre, quindi continuerò a farlo per migliorare la mia resistenza. Cercherò anche di incorporare allenamenti HIIT per una sfida in più. C'è altro che dovrei prendere in considerazione? È importante seguire una dieta equilibrata che fornisca nutrienti sufficienti e supporti i tuoi obiettivi di fitness. Rimani idratato e assicurati di assumere abbastanza proteine per favorire il recupero e la crescita muscolare. Presterò maggiore attenzione alla mia dieta e mi assicurerò di assumere i nutrienti necessari. L'idratazione e l'assunzione di proteine sono fattori cruciali da tenere a mente. Grazie per il promemoria. Siete i benvenuti. Ricorda che la costanza è fondamentale per mantenere la resistenza e il tono muscolare. Continuate così e continuerete a vedere progressi. Assolutamente. Rimarrò costante e continuerò a dare il massimo. Grazie ancora per i consigli e l'incoraggiamento. È un piacere per me. Ti auguro un continuo successo nel tuo percorso di fitness. Grazie, buona giornata e continuate così anche voi. Lezione 7. Acquisti di auto. Ciao Anna, sto programmando un viaggio e ho bisogno di una macchina. Hai qualche suggerimento su che tipo di auto dovrei cercare? Ciao John. È eccitante. Il tipo di auto che dovresti cercare dipende dalle tue esigenze specifiche. Cerchi qualcosa di compatto e a basso consumo di carburante o un'opzione più spaziosa e confortevole? Penso che avrò bisogno di qualcosa di spazioso visto che viaggerò con un gruppo. Il comfort è importante anche per lunghi viaggi. Qualche consiglio per un'auto spaziosa e confortevole? I SUV o i minivan sono generalmente buone scelte per spaziosità e comfort. Hanno ampi posti a sedere e spazio di carico
il che li rende ideali per viaggi di gruppo. Puoi anche prendere in considerazione l'idea di noleggiarne uno se non ne hai bisogno a lungo termine. Sembra una buona idea. Esplorerò SUV e minivan e confronterò le loro caratteristiche e le opzioni di noleggio. Ci sono marche o modelli specifici che consigliate? Alcuni marchi SUV popolari e affidabili includono Toyota, Honda e Ford. Modelli come Toyota RAV4, Honda CR-V e Ford Explorer sono noti per la loro spaziosità e comfort. È un buon punto di partenza per la tua ricerca. Prenderò nota di quei marchi e modelli. Leggerò anche le recensioni e confronterò i prezzi per prendere una decisione informata. C'è altro che dovrei prendere in considerazione? Altri fattori da considerare includono l'efficienza del carburante, le caratteristiche di sicurezza e i costi di manutenzione. È anche una buona idea testare l'auto prima di prendere una decisione definitiva per assicurarsi che soddisfi le proprie aspettative. Terrò a mente questi fattori durante le mie ricerche e i miei test drive. La sicurezza e l'efficienza del carburante sono sicuramente considerazioni importanti. Grazie per il consiglio. Siete i benvenuti. Spero che troviate l'auto perfetta per il vostro viaggio. Se hai altre domande, non esitare a chiedere. Lo apprezzo. Ti contatterò sicuramente se avrò bisogno di ulteriore assistenza. Grazie ancora per il tuo aiuto. È un piacere per me. Buona fortuna con la ricerca della tua auto e buon viaggio. Grazie, abbi cura di te e buona giornata. Lezione 8. Spazi all'aperto che accettano animali domestici. Ciao Anna, stavo pensando di portare il mio cane in alcuni spazi all'aperto. Conosci posti in cui i cani sono i benvenuti e possono divertirsi? Ciao John. Assolutamente. Ci sono molti spazi all'aperto che accettano animali domestici dove il tuo cane può godersi un po' d'aria fresca e fare esercizio. Hai pensato di visitare un parco per cani? I parchi per cani sembrano un'ottima idea. Penso che al mio cane piacerebbe socializzare e giocare con altri cani. Ci sono parchi per cani specifici che consigliate? A seconda della tua posizione, potrebbero esserci diversi parchi per cani nelle vicinanze. È meglio controllare il sito web dei parchi e delle attività ricreative della tua zona o della città per un elenco di parchi che accettano cani nella tua zona. Questo è un buon suggerimento. Farò qualche ricerca e scoprirò i parchi per cani più vicini a dove vivo. Oltre ai parchi per cani, ci sono altri spazi all'aperto che accettano animali domestici? Molti sentieri escursionistici e riserve naturali ammettono i cani al guinzaglio. Può essere un ottimo modo per esplorare la natura trascorrendo del tempo di qualità con il tuo amico peloso. Assicurati solo di seguire le regole o i regolamenti specifici in vigore. Sembra fantastico. Mi piace fare escursioni, quindi portare con me il mio cane sarebbe un'esperienza meravigliosa. Cercherò alcuni sentieri escursionistici adatti ai cani nella mia zona. Grazie per il suggerimento. Siete i benvenuti. Sono sicuro che il tuo cane sarà entusiasta di esplorare nuovi sentieri con te. Ricordati di portare con te dei sacchetti per l'acqua e i rifiuti per ripulire il tuo animale domestico mentre sei sui sentieri. Assolutamente. L'idratazione e la pulizia sono fattori importanti da considerare. Mi assicurerò di mettere in valigia quegli elementi essenziali. Qualche altro consiglio per visitare gli spazi all'aperto con i cani? È sempre una buona idea verificare se ci sono regole o restrizioni specifiche negli spazi esterni che intendi visitare.
Ciò garantisce un'esperienza sicura e piacevole sia per te che per il tuo cane. Lo terrò sicuramente a mente. La sicurezza è una priorità assoluta. Grazie per i consigli utili. Sono entusiasta di iniziare a esplorare questi spazi all'aperto che accettano animali domestici. Siete i benvenuti. Divertiti a esplorare con il tuo amico peloso. Goditi i grandi spazi aperti. Grazie, abbi cura di te e buona giornata. Lezione 9. Decorazione della casa in riva al lago. Ciao Anna, hai comprato un posto sul lago? Ciao John. Sì, l'abbiamo fatto. È una bellissima casa sul lago con viste mozzafiato. Sembra incredibile. Ho sempre voluto avere un posto vicino all'acqua. Come hai intenzione di arredare la tua casa sul lago? Vogliamo creare un'atmosfera accogliente e rilassante che integri l'ambiente naturale circostante. Stiamo pensando di incorporare materiali naturali e toni della terra nel nostro arredamento. È un'ottima idea. I materiali naturali come il legno e la pietra possono aggiungere calore e un tocco di natura agli interni. Hai preso in considerazione delle combinazioni di colori specifiche? Puntiamo su una tavolozza di colori neutri con tocchi di blu e verde per riflettere la tranquilla cornice del lago. Dovrebbe creare un'atmosfera rilassante e serena. Adoro l'idea di incorporare blu e verdi. Migliorerà sicuramente il collegamento con il lago. Che ne dici di mobili e accessori? Stiamo optando per mobili confortevoli con particolare attenzione alla durata e alla funzionalità. Vogliamo assicurarci che sia adatto sia al relax che all'intrattenimento degli ospiti. Per quanto riguarda gli accessori, stiamo considerando elementi ispirati alla natura come stampe botaniche e texture tessute. Sembra una miscela perfetta di comfort e stile. Gli accessori ispirati alla natura porteranno l'aria aperta all'interno e creeranno un ambiente armonioso. Hai pensato a temi o motivi specifici? Stiamo pensando a un tema nautico per celebrare la posizione in riva al lago. Potrebbe includere elementi come corde, ancore e conchiglie. Tuttavia, vogliamo mantenerlo discreto e non sopraffare il design generale. Un tema nautico sembra delizioso. Aggiungerà un tocco di fascino costiero alla tua casa in riva al lago. Sono sicuro che creerà un'atmosfera unica e invitante. Avete piani per spazi esterni? Assolutamente. Abbiamo intenzione di avere una comoda area salotto nel patio, con vista sul lago. Sarà un luogo perfetto per rilassarsi e godersi i panorami mozzafiato. Sembra un posto idilliaco per rilassarsi e immergersi nella bellezza del lago. Posso immaginare di trascorrere le serate lì, godendomi la tranquillità. Avete idee specifiche per l'arredamento di esterni? Stiamo considerando di incorporare elementi come tappeti per esterni, comodi cuscini e luci soffuse per rendere lo spazio esterno invitante e accogliente. Vogliamo anche avere delle piante e dei fiori in vaso per aggiungere un tocco di colore e freschezza. Tappeti, cuscini e luci soffuse creeranno un ambiente esterno accogliente e confortevole. L'aggiunta di piante e fiori aggiungerà un tocco vivace e rinfrescante. Sembra perfetto. Grazie, siamo davvero entusiasti dell'intero processo di decorazione della nostra casa sul lago. Non vediamo l'ora di vedere tutto riunirsi.
Posso immaginare l'attesa. Sono sicuro che la tua casa sul lago sarà una vera oasi. Buona fortuna con il processo di decorazione. Grazie mille. Apprezzo le tue gentili parole. Mi assicurerò di condividere alcune foto una volta che tutto sarà completo. Mi piacerebbe vedere il risultato finale. Abbi cura di te e goditi ogni momento della creazione del tuo rifugio in riva al lago. Lezione 10. Piani per il pranzo. Ciao Anna, incontrerai la tua amica a pranzo oggi? Ciao John. Sì, ho intenzione di incontrare un amico per pranzo. Stiamo provando un nuovo ristorante in città. Sembra eccitante. Provare nuovi ristoranti è sempre un'esperienza divertente. In quale ristorante vai? È un bistrò alla moda chiamato The Taste Palette. Hanno un menù diversificato con cucina locale e internazionale. The Taste Palette sembra intrigante. Ho sentito parlare molto bene del loro cibo. In che tipo di cucina sono specializzati? Offrono una vasta gamma di opzioni, dai piatti mediterranei alla fusione asiatica. Ce n'è per tutti i gusti. È meraviglioso. È sempre bello avere una varietà di scelte. Hai in mente qualche piatto specifico che vuoi provare? Ho sentito che i loro piatti a base di pesce sono eccellenti, quindi potrei optare per un salmone alla griglia con contorno di verdure arrostite. Sembra delizioso. Il salmone alla griglia con verdure arrostite sembra una scelta salutare e saporita. Sono sicuro che sarà una combinazione deliziosa. Proverai qualche antipasto o dessert? Ho intenzione di iniziare con un'insalata rinfrescante come antipasto e, come dessert, ho sentito che la loro torta di lava al cioccolato è assolutamente da provare. Non posso resistere al cioccolato. Un'insalata come antipasto è un ottimo modo per iniziare un pasto. E chi può resistere a una deliziosa torta di lava al cioccolato? È il finale perfetto per un pranzo soddisfacente. Assolutamente. Non vedo l'ora. Sarà un'esperienza culinaria memorabile. Hai preparato dei piani per il pranzo? Non ancora sto ancora decidendo se uscire o preparare un pranzo fatto in casa. Mi piace cucinare, quindi è sempre una decisione difficile. I pranzi fatti in casa possono essere altrettanto deliziosi e soddisfacenti. Inoltre, ti dà l'opportunità di sperimentare ricette e sapori diversi. Hai ragione, mi piace la creatività che deriva dalla cucina. Forse preparerò un gustoso piatto di pasta o un sostanzioso panino. Entrambe le opzioni sembrano fantastiche. Qualunque cosa tu scelga, sono sicuro che sarà deliziosa. I pasti fatti in casa hanno un tocco speciale di amore e cura. Grazie, apprezzo le tue gentili parole. È sempre bello impegnarsi nella preparazione di un pasto. Goditi il pranzo con il tuo amico. Lezione 11. Impegno di giardinaggio. Ciao Anna, il giardinaggio richiede molto tempo e fatica? Ciao John. Dipende dalla scala, ma anche un piccolo giardino può richiedere una certa dedizione e impegno. Capisco. Ho sempre voluto creare un piccolo orto, ma sono preoccupata per il tempo che ci vuole. Quali sono i tuoi pensieri?
Avviare un giardino può essere un'esperienza gratificante e l'impegno di tempo può variare a seconda delle piante scelte e del livello di manutenzione che preferisci. Questo è buono a sapersi. Quali sono alcune piante che richiedono poca manutenzione e che sarebbero adatte a un principiante come me? Per i principianti, consiglio di iniziare con piante resistenti come piante grasse o erbe aromatiche come basilico e menta. Richiedono meno attenzione e possono prosperare in varie condizioni. Le piante grasse e le erbe aromatiche sembrano un ottimo punto di partenza. Mi piace l'idea di coltivare le mie erbe aromatiche per cucinare. Ci sono consigli specifici per la manutenzione di un piccolo giardino? Assolutamente. Un consiglio importante è garantire un'irrigazione adeguata. L'irrigazione eccessiva o insufficiente può essere dannosa per le piante. È anche importante fornire un'adeguata luce solare e una concimazione regolare. Terrò a mente questi suggerimenti. Una corretta irrigazione e luce solare sono fattori chiave per una crescita sana delle piante. Che dire di parassiti e malattie? È una sfida comune nel giardinaggio? Sì, i parassiti e le malattie possono essere una sfida, ma ci sono misure preventive che puoi adottare. Ispeziona regolarmente le tue piante per eventuali segni di parassiti o malattie e risolvi prontamente il problema con metodi biologici di disinfestazione o trattamenti appropriati. I metodi biologici di disinfestazione sembrano un approccio sicuro ed ecologico. È bene sapere che ci sono opzioni per proteggere le piante in modo naturale. Il giardinaggio ha altri vantaggi oltre alla gioia di coltivare piante? Assolutamente. Il giardinaggio ha numerosi vantaggi. Può essere un ottimo antistress e un modo per entrare in contatto con la natura. Offre inoltre opportunità per l'attività fisica e può migliorare l'estetica generale dell'ambiente circostante. Capisco come il giardinaggio possa essere un'attività terapeutica. Il contatto con la natura e l'attività fisica sono importanti per il benessere generale. Ci sono risorse o libri che consigli ai principianti? Ci sono molte risorse disponibili per i principianti. Alcuni popolari libri di giardinaggio per principianti includono The Well-Tempered Garden di Christopher Lloyd e Rodale Basic Organic Gardening di Deborah L. Martin. Forniscono preziose informazioni e consigli pratici. Grazie per i consigli. Darò un'occhiata a quei libri. È sempre utile disporre di risorse affidabili quando si inizia un nuovo hobby. Apprezzo la tua guida. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto aiutare. Il giardinaggio può essere un hobby meraviglioso e sono sicuro che ti piacerà. Se hai altre domande, non esitare a chiedere. Grazie, ti contatterò sicuramente se avrò altre domande. Sono entusiasta di intraprendere il mio viaggio nel giardinaggio. Ti auguro una buona giornata. Anche tu. Ti auguro una proficua e piacevole esperienza di giardinaggio. Abbi cura di te. Grazie, abbi cura di te e buona giornata. Lezione 12. Gestione dello stress. Ciao Anna, il lavoro mi sta stressando ultimamente. Qualche consiglio su come gestire lo stress? Ciao John. Capisco come il lavoro a volte possa essere travolgente. Una tecnica che mi aiuta è fare respiri profondi e cercare di dare priorità alle attività. Respiri profondi e assegnazione delle priorità alle attività sembrano strategie efficaci. In che modo esattamente i respiri profondi aiutano a gestire lo stress?
Gli esercizi di respirazione profonda aiutano ad attivare la risposta di rilassamento del corpo, riducendo gli ormoni dello stress e promuovendo un senso di calma. È una tecnica semplice ma potente. È affascinante. Non immaginavo che la respirazione profonda avesse un impatto così significativo sui livelli di stress. Ci proverò sicuramente. Ci sono altre tecniche che mi consigliate? Assolutamente. Un'altra tecnica è quella di dare priorità alle tue attività. Suddividili in passaggi più piccoli e gestibili e concentrati su un'attività alla volta. Questo può aiutarti a sentirti più organizzato e in controllo. Suddividere le attività in fasi più piccole e concentrarsi su una alla volta ha senso. È facile sentirsi sopraffatti quando tutto si accumula. Incorporerò questo approccio nella mia routine lavorativa. Ci sono tecniche specifiche di gestione del tempo che ritieni utili? La gestione del tempo è fondamentale per la gestione dello stress. Una tecnica che trovo utile è la tecnica del pomodoro. Implica il lavoro in raffiche mirate di 25 minuti, seguite da brevi pause. Aiuta a mantenere la produttività evitando il burnout. La tecnica del pomodoro sembra interessante. Suddividere il lavoro in intervalli con pause intermedie sembra un ottimo modo per rimanere concentrati e prevenire l'affaticamento mentale. Ci proverò sicuramente. Che ne dici delle tecniche di rilassamento? Ce ne sono alcune che mi consigliate? Le tecniche di rilassamento possono essere utili per gestire lo stress. Alcune popolari includono la meditazione, lo yoga e l'ascolto di musica rilassante. Trova ciò che risuona in te e incorporalo nella tua routine. La meditazione, lo yoga e la musica rilassante sembrano tutti modi pacifici per rilassarsi e distendersi. Esplorerò queste opzioni e vedrò quale si adatta meglio a me. Grazie per i suggerimenti. Siete i benvenuti. Sono lieto di aver potuto aiutare. Ricorda, trovare ciò che funziona per te è fondamentale. Sperimenta diverse tecniche e scegli quella che ti offre più relax e sollievo. Questo è un ottimo consiglio. Si tratta solo di trovare ciò che funziona per me personalmente. Apprezzo la tua guida. C'è qualcos'altro che consiglieresti per gestire lo stress? Un'altra cosa che suggerirei è impegnarsi in attività che ti piacciono al di fuori del lavoro. Che si tratti di hobby, trascorrere del tempo con i propri cari o perseguire interessi, fare le cose che ami può aiutarti ad alleviare lo stress e portare gioia nella tua vita. È un promemoria fantastico. È importante trovare il tempo per attività che portino felicità e appagamento. Mi assicurerò di dare la priorità ai miei hobby e di trascorrere del tempo di qualità con i miei cari. Grazie per il promemoria. Siete i benvenuti. È essenziale mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Sono lieto di poter offrire alcuni promemoria. Ricorda che non sei il solo a gestire lo stress. Abbi cura di te e rimani positivo. Grazie, il tuo supporto significa molto. Mi prenderò cura di me stesso e resterò positivo. Ti auguro una splendida giornata. Lezione 13. Espansione all'estero. Salve Anna, stavo pensando di espandermi all'estero per aumentare le nostre vendite. Cosa ne pensi? Ciao John. L'espansione all'estero può essere una grande opportunità di crescita. Apre nuovi mercati e consente di raggiungere una base di clienti più ampia. Hai preso in considerazione alcuni paesi specifici? Ho fatto delle ricerche e penso che i paesi del sud-est asiatico potrebbero essere adatti.
Le loro economie sono in rapida crescita e la domanda dei nostri prodotti potrebbe aumentare. Il sud-est asiatico sembra promettente. È una regione con una classe media in crescita e un aumento della spesa dei consumatori. Hai pensato alle sfide che potremmo affrontare in caso di espansione all'estero? Sì, sono consapevole che ci saranno delle sfide. Le differenze linguistiche e culturali, i requisiti legali e la logistica sono alcune delle aree chiave che dobbiamo considerare. Hai qualche consiglio su come affrontare queste sfide? Assolutamente. È fondamentale condurre ricerche di mercato approfondite e comprendere la cultura, la lingua e le pratiche commerciali locali. Costruire relazioni con partner locali e assumere talenti locali può anche aiutare a superare queste sfide. Costruire relazioni con partner locali e assumere talenti locali ha molto senso. Possono fornire informazioni preziose e aiutarci a orientarci nel panorama imprenditoriale locale. Che ne dici dell'aspetto finanziario? Avete qualche consiglio sulla gestione delle finanze in caso di espansione all'estero? Quando ci si espande all'estero, è importante avere un piano finanziario chiaro. Prendi in considerazione fattori come i tassi di cambio, le normative fiscali e la creazione di relazioni bancarie locali. Lavorare con consulenti finanziari specializzati in affari internazionali può essere utile. Stabilire un piano finanziario chiaro e collaborare con consulenti finanziari specializzati in affari internazionali sembrano mosse intelligenti. È fondamentale disporre di solide basi per gestire le finanze in modo efficace. Ci sono potenziali vantaggi da considerare in caso di espansione all'estero? L'espansione all'estero può portare diversi vantaggi. Oltre all'aumento delle vendite, può portare alla diversificazione dei mercati, alla riduzione della dipendenza da un mercato unico e all'accesso a nuove tecnologie e innovazioni. Può anche migliorare la presenza globale del nostro marchio. La diversificazione dei mercati, la riduzione della dipendenza e l'accesso a nuove tecnologie sono tutti vantaggi convincenti. L'espansione all'estero sembra una mossa strategica per la nostra attività. Che ne dici dell'aspetto operativo? Qualche consiglio sulla gestione delle operazioni in caso di espansione internazionale? La gestione delle operazioni durante l'espansione internazionale richiede un'attenta pianificazione. Implica la creazione di catene di fornitura efficienti, l'adattamento alle normative locali e la garanzia di una comunicazione efficace tra la sede centrale e gli uffici all'estero. È essenziale disporre di un solido quadro operativo. Catene di fornitura efficienti, adattamento alle normative locali e comunicazione efficace sono considerazioni chiave per la gestione delle operazioni. Mi assicurerò di dare priorità a questi aspetti durante l'espansione all'estero. Grazie per la guida. Siete i benvenuti. Sono lieto di poter offrire alcuni spunti. L'espansione all'estero può essere un viaggio impegnativo ma gratificante. Se hai altre domande o hai bisogno di ulteriore assistenza, non esitare a contattarci. Grazie, apprezzo il tuo supporto. Ti contatterò sicuramente se avrò bisogno di ulteriori indicazioni. A presto per un'espansione all'estero di successo. Assolutamente. Ti auguro tutto il successo della tua espansione all'estero. Complimenti per questo. Grazie, auguri per nuove opportunità e crescita. Vi auguro una fantastica giornata. Lezione 14. Rilassamento del fine settimana. Ciao Anna, cosa fai di solito nei fine settimana? Mi piace rilassarmi a casa e guardare film. Ciao John.
Nei fine settimana, mi piace un mix di relax e attività. Comincio spesso recuperando il sonno e poi mi dedico ad hobby come leggere o fare una passeggiata. Che ne dite di voi? Oh, sembra carino. Di solito preferisco un fine settimana tranquillo a casa. Trovo rilassante rilassarsi e guardare film. Mi aiuta a ricaricarmi per la prossima settimana. Guardare film è un ottimo modo per rilassarsi e godersi un po' di tempo libero. Hai generi o attori cinematografici preferiti? Sono un fan dei film d'azione ed avventura. Mi piace il brivido e l'eccitazione che portano. Per quanto riguarda gli attori, trovo Tom Hanks e Scarlett Johansson piuttosto talentuosi. Che ne dici di te? Generi o attori preferiti? Sono più propenso ai drammi e alle commedie. Spesso evocano una serie di emozioni e forniscono un buon equilibrio. Per quanto riguarda gli attori, Meryl Streep e Robert Downey Jr. sono tra i miei preferiti. Hai visto qualche bel film di recente? Di recente ho visto un film di fantascienza intitolato Interstellar. Aveva una trama accattivante e immagini straordinarie. Lo consiglio vivamente. Che ne dite di voi? Che film hai visto ultimamente che consiglieresti? The Green Book è un film che ho visto di recente. È una storia commovente sull'amicizia e sul superamento dei pregiudizi. L'ho trovato incredibilmente commovente e stimolante. Cosa ti piace di più del guardare film a casa? Una cosa che mi piace della visione di film a casa è il comfort e la comodità. Posso creare un'atmosfera accogliente, preparare dei popcorn e passare una serata al cinema senza uscire di casa. È un bel modo per rilassarsi e distendersi. Hai qualche rituale o spuntino mentre guardi un film a cui ti piace concederti? Mi piace preparare una tazza di cioccolata calda e rannicchiarmi sul divano con una coperta accogliente. Aumenta il comfort generale e migliora l'esperienza di visione di film. E tu? Qualche snack o rituale preferito quando si guardano film a casa? Oh, la cioccolata calda sembra deliziosa. Di solito scelgo i classici snack da film come popcorn o patatine fritte. È un semplice piacere che si aggiunge al divertimento del film. Hai qualche consiglio per i film che dovrei aggiungere alla mia lista? Se ti piacciono i film drammatici, ti consiglio The Shawshank Redemption. È un classico senza tempo con una trama potente. Per quanto riguarda le commedie, The Grand Budapest Hotel è un film delizioso e bizzarro. Sono sicuro che ti piaceranno. Qualche genere o film specifico che vorresti che consigliassi? Grazie per i consigli. Li aggiungerò sicuramente alla mia lista dei preferiti. Se hai buoni suggerimenti per film di fantascienza o d'azione, mi piacerebbe ascoltarli. Per quanto riguarda la fantascienza, Inception è un film strabiliante che ti coinvolge dall'inizio alla fine. E per quanto riguarda l'azione, Mad Max, Fury Road è un viaggio adrenalinico. Spero che vi piacciono. Inception e Mad Max, Fury Road sembrano entrambi intriganti. Mi assicurerò di controllarli. Grazie per i suggerimenti. È stato bello parlare di film con te. Siete i benvenuti. Mi piace sempre parlare di film. È stata una conversazione divertente. Se desideri altri consigli sui film o hai in mente altri argomenti, non esitare a chiedere. Grazie, lo apprezzo. Ti contatterò sicuramente se avrò bisogno di ulteriori consigli o se avrò altri argomenti da discutere. Ti auguro una giornata fantastica.
Lezione 15. Vacanza sulla spiaggia. Ciao Anna, sognavo una vacanza al mare. Il rumore delle onde e la sabbia sotto i miei piedi, sembra perfetto. Cerchiamo un alloggio? Ciao John. Una vacanza in spiaggia sembra incredibile. Cominciamo con la ricerca di alcuni alloggi. Hai in mente qualche destinazione balneare specifica? Ho sentito parlare molto bene di Bali. Le spiagge sono meravigliose ed è nota per la sua vivace cultura. Cosa ne pensi? Bali sembra una scelta fantastica. Le spiagge sono davvero bellissime e ci sono molte attività da praticare. Cerchiamo un hotel o prendiamo in considerazione l'affitto di una villa sulla spiaggia. Affittare una villa sulla spiaggia sembra un'opzione lussuosa e rilassante. Garantirebbe privacy e accesso diretto alla spiaggia. Esploriamo alcune ville in affitto. Concordato. Affittare una villa sulla spiaggia migliorerebbe l'esperienza complessiva. Cercherò alcune opzioni e verificherò la loro disponibilità. Quante camere da letto dobbiamo cercare? Scegliamo una villa con almeno 3 camere da letto. In questo modo, avremo abbastanza spazio per tutti e potremo invitare gli amici se vogliono unirsi a noi. Quali altri servizi dovremmo prendere in considerazione? Sarebbe bello se la villa avesse una piscina privata, una cucina completamente attrezzata e posti a sedere all'aperto per godersi la vista sulla spiaggia. Li terrò a mente durante la ricerca. Altre preferenze specifiche? Una zona barbecue sarebbe una bella aggiunta per cucinare e mangiare all'aperto. Inoltre, sarebbe conveniente se la villa offrisse attrezzature da spiaggia come ombrelloni e sedie a sdraio. C'è altro che dovremmo prendere in considerazione? Buon punto. Mi assicurerò di cercare ville con barbecue e attrezzatura da spiaggia. Inoltre, dovremmo considerare la vicinanza della posizione alle attrazioni e ai ristoranti vicini. In questo modo, avremo opzioni per esplorare e cenare fuori. Ci sono attività specifiche che vorresti provare? Mi piacerebbe provare lo snorkeling e il surf. Bali è nota per i suoi eccellenti punti di immersione e per le sue pause per il surf. Praticare sport acquatici aggiungerebbe un po' di emozione al viaggio. Hai in mente qualche attività? Lo snorkeling e il surf sono scelte popolari a Bali e sarei felice di unirmi a voi. Inoltre, mi piacerebbe esplorare i mercati locali, visitare siti culturali e magari seguire una lezione di yoga. È importante trovare un buon equilibrio tra relax ed esplorazione. Per quanto tempo dobbiamo pianificare di rimanere? Penso che una settimana sarebbe una buona durata per la nostra vacanza al mare. Ci fornirebbe abbastanza tempo per rilassarci, esplorare e immergerci veramente nello stile di vita da spiaggia. Funziona per te? Una settimana sembra perfetta. Ci dà tutto il tempo per goderci la spiaggia, dedicarci alle attività e conoscere la cultura locale. Finalizziamo la prenotazione della villa e iniziamo a pianificare il nostro itinerario. Sono emozionato. Assolutamente. Una volta messa in sicurezza la villa, possiamo iniziare a pianificare i dettagli del nostro viaggio. Sarà un'indimenticabile vacanza sulla spiaggia. Grazie per l'aiuto con gli alloggi. Siete i benvenuti. È un piacere assistervi. Non vedo l'ora che inizi la nostra avventura sulla spiaggia. Se hai bisogno di ulteriore assistenza o hai altre idee, non esitare a contattarci. Facciamo in modo che questo viaggio sia fantastico. Grazie, apprezzo il tuo supporto. Ti contatterò sicuramente se avrò bisogno di ulteriore assistenza o se avrò altre idee.
Facciamo di questo viaggio uno per i libri. Ti auguro una fantastica giornata. Lezione 16. Ispirazione artistica. Ciao Anna, sono sempre ispirata da diverse forme d'arte. Hanno un modo per stimolare la creatività dentro di me. E tu che ne dici? Ciao John. L'espressione artistica è davvero stimolante. Trovo affascinante come l'arte possa trasmettere emozioni e raccontare storie. Ci sono forme d'arte specifiche che ti affascinano? Sono particolarmente attratta dai dipinti. L'uso di colori, texture e pennellate crea un linguaggio visivo che mi parla. E tu? Qualche forma d'arte che ti piace? Apprezzo varie forme d'arte, ma sono particolarmente appassionata di fotografia. Catturare momenti nel tempo e raccontare storie attraverso le immagini è un modo potente per trasmettere emozioni e prospettive. Hai visitato gallerie d'arte o mostre di recente? Di recente ho visitato una galleria d'arte contemporanea in centro. È stata un'esperienza stimolante. Le opere hanno sfidato la mia percezione e hanno innescato conversazioni interessanti. E tu? Sei stato a qualche mostra d'arte ultimamente? Ho partecipato a una mostra fotografica che mostrava la fotografia naturalistica e faunistica. Le immagini erano mozzafiato e mi hanno fatto apprezzare ancora di più la bellezza del nostro mondo naturale. Hai artisti o fotografi preferiti? Uno dei miei pittori preferiti è Vincent van Gogh. Il suo uso di colori vivaci e pennellate audaci crea un senso di movimento ed emozione nelle sue opere. E tu? Artisti o fotografi preferiti? Ammiro le opere di Frida Kahlo. I suoi autoritratti sono profondamente personali e riflettono le sue esperienze ed emozioni. Per quanto riguarda i fotografi, trovo le opere di Ansel Adams e Annie Leibovitz incredibilmente affascinanti. Ti dedichi a qualche hobby artistico? Mi piace disegnare e dipingere come hobby. Mi permette di esprimere la mia creatività e rilassarmi. A volte, frequento persino corsi d'arte locali per imparare nuove tecniche. E tu? Hai qualche hobby artistico? Mi diletto nella fotografia come hobby. Adoro catturare momenti e sperimentare diverse angolazioni e composizioni. È un modo per me di esplorare il mondo attraverso una lente creativa. Ci sono forme d'arte che vorresti esplorare ulteriormente? Mi piacerebbe esplorare la scultura. L'idea di modellare e modellare i materiali in forme tridimensionali mi intriga. Sarebbe una sfida nuova ed entusiasmante. C'è una forma d'arte che sei curioso di provare? Sono sempre stato curioso della ceramica. Il processo di lavorazione dell'argilla e della creazione di oggetti funzionali o decorativi è affascinante. Sarebbe una forma d'arte pratica e tattile da esplorare. Cosa ti ispira di più quando si tratta di arte? La natura spesso mi ispira di più. I colori, i motivi e la bellezza che si trovano nel mondo naturale sono una fonte costante di ispirazione. E tu? Cosa ispira i tuoi sforzi artistici? Trovo ispirazione nella vita quotidiana. Le persone, le emozioni e i dettagli sottili che spesso passano inosservati possono stimolare la mia creatività. Si tratta di trovare la bellezza nell'ordinario. Hai piani futuri per esplorare altra arte?
Ho intenzione di visitare altre mostre d'arte, esplorare diversi stili artistici e continuare ad affinare le mie capacità pittoriche. È un viaggio di autoespressione e scoperta. E tu? Hai piani futuri per esplorare ulteriormente i tuoi interessi artistici? Mi piacerebbe sperimentare diversi generi e tecniche fotografiche. Ho anche intenzione di partecipare a workshop e di entrare in contatto con altri fotografi per imparare e crescere. È un processo continuo di sviluppo artistico. È meraviglioso sentirlo. I viaggi artistici sono in continua evoluzione e offrono infinite possibilità. Ti auguro il meglio per le tue esplorazioni. Grazie allo stesso modo, ti auguro tutto il meglio per i tuoi sforzi artistici. Continuate a creare e a trovare ispirazione nel mondo che vi circonda. Ti auguro una giornata fantastica. Grazie, apprezzo le tue gentili parole. Continua a perseguire anche le tue passioni artistiche. Ti auguro una buona giornata. Lezione 17. Spot pubblicitario accattivante. Ciao Anna, cosa ne pensi del nuovo spot? L'ho trovato piuttosto accattivante e innovativo. Ciao John. Sono d'accordo. Il nuovo spot ha sicuramente attirato la mia attenzione. Le immagini e la narrazione erano impressionanti. Cosa ti ha colpito in particolare? L'uso di colori vivaci e la cinematografia creativa sono stati sorprendenti. Ha creato un'esperienza visivamente accattivante che mi ha coinvolto. Hai notato qualche elemento particolare che ti ha colpito? Assolutamente. La scelta musicale è stata perfetta. Ha aggiunto un'atmosfera energica e allegra allo spot, rendendolo ancora più memorabile. Hai trovato la trama facile da seguire? Sì, la trama era chiara e facile da capire. Trasmetteva efficacemente il messaggio del prodotto o servizio pubblicizzato. Ti sei sentito allo stesso modo? Sono d'accordo. La trama era ben realizzata. Ha comunicato efficacemente i vantaggi e le caratteristiche del prodotto in modo coinvolgente. La pubblicità ti ha incuriosito di saperne di più sul prodotto? Sicuramente ha stuzzicato la mia curiosità. La pubblicità mi ha lasciato desiderare di saperne di più sul prodotto e su come potrebbe essermi utile. Anche tu ti sei sentito incuriosito? Assolutamente. La pubblicità ha suscitato l'attesa e mi ha lasciato il desiderio di esplorare ulteriormente il prodotto. Ha creato con successo un senso di intrigo e interesse. Hai trovato lo spot memorabile? Sì, lo spot è stato davvero memorabile. Le immagini uniche e la narrazione accattivante lo hanno distinto dalle altre pubblicità. Ha lasciato un'impressione duratura. Ti sei sentito allo stesso modo? Sono completamente d'accordo. Lo spot è stato memorabile e ha lasciato una forte impressione. È una testimonianza della capacità del team creativo di catturare l'attenzione e creare impatto. Hai parlato dello spot con qualcun altro? Sì, in realtà ho condiviso lo spot con i miei amici e la mia famiglia. Abbiamo avuto una vivace discussione sulla sua creatività ed efficacia. Ne hai parlato anche con qualcuno? È fantastico! Ho anche condiviso lo spot con alcuni amici. Ci siamo scambiati pensieri e opinioni sui suoi elementi artistici e sull'impatto complessivo. Ha scatenato conversazioni interessanti. La pubblicità ti ha reso più interessato al marchio? Sì, ha sicuramente aumentato il mio interesse per il marchio.
Lo spot mostrava la creatività e l'innovazione del marchio, il che mi ha incuriosito di esplorare le altre loro offerte. Ti sei sentito allo stesso modo? Assolutamente. Lo spot rispecchiava i valori del marchio e attirò la mia attenzione. Ora sono più propenso a saperne di più sui loro prodotti e servizi. La pubblicità ti ha ispirato in qualche modo? Mi ha ispirato creativamente. L'estetica visiva e le tecniche di narrazione dello spot mi hanno fatto pensare a nuovi modi di affrontare i progetti. Anche per te lo spot è stato fonte di ispirazione? Anch'io mi sono sentito ispirato. L'approccio innovativo dello spot mi ha incoraggiato a pensare fuori dagli schemi ed esplorare nuove idee all'interno del mio lavoro. È sempre piacevole vedere tanta creatività. Hai qualche idea finale sullo spot? Nel complesso, ho pensato che lo spot fosse un annuncio pubblicitario di successo e che attirasse l'attenzione. Le sue immagini accattivanti e la narrazione innovativa lo hanno reso memorabile. Sono entusiasta di vedere cos'altro ha in serbo il marchio. E tu? Condivido gli stessi sentimenti. Lo spot si è distinto in termini di creatività ed efficacia. Mi ha fatto venire voglia di saperne di più sul marchio e sulle loro offerte. È stata un'ottima esperienza visiva. In effetti, lo era. L'impatto e la creatività dello spot lo rendono un ottimo esempio da cui gli altri possono imparare. Grazie per averne discusso con me. Siete i benvenuti. È stato un piacere parlare dello spot con te. Se trovi altre pubblicità interessanti o opere creative, sentiti libero di condividerle. Continuiamo a esplorare e imparare insieme. Vi auguro una splendida giornata. Grazie, apprezzo il tuo entusiasmo. Terrò sicuramente d'occhio i lavori più interessanti da condividere. Ti auguro una fantastica giornata anche tu. Lezione 18. Celebrazioni memorabili. Ciao Anna, hai qualche ricordo preferito di queste celebrazioni? Oh, tanti, ma penso che il più memorabile sia stato quando abbiamo fatto una festa a sorpresa per la laurea di mia sorella. Ciao John. Assolutamente sì, le celebrazioni spesso creano ricordi meravigliosi. Quella festa a sorpresa sembra eccitante. Puoi dirmi di più a riguardo? Certo. Abbiamo programmato la festa a sorpresa per settimane. Abbiamo decorato la casa con palloncini e stelle filanti e invitato tutti i nostri amici e familiari. Quando mia sorella entrò dalla porta, tutti gridarono, sorpresa. La sua reazione è stata impagabile. Sembra incredibile. Posso immaginare la gioia e l'emozione nella stanza. È sempre commovente vedere la vera sorpresa e la felicità di qualcuno. Hai avuto altre celebrazioni memorabili? Sì, un'altra celebrazione memorabile è stata il 25° anniversario di matrimonio dei miei genitori. Abbiamo organizzato una grande festa in un luogo bellissimo. Abbiamo ascoltato una band dal vivo, cibo delizioso e discorsi sentiti. È stata una notte piena di amore e risate. Wow, un anniversario di matrimonio d'argento è sicuramente una pietra miliare che vale la pena celebrare. La grande festa deve essere stata un bellissimo tributo all'amore duraturo dei tuoi genitori. Hanno avuto momenti speciali durante la celebrazione? Assolutamente. Hanno rinnovato i voti durante la celebrazione. È stato un momento toccante quando hanno riaffermato il loro impegno reciproco davanti a tutti i nostri cari. Non c'era un occhio secco nella stanza.
Sembra incredibilmente significativo. Deve essere stato un momento forte ed emozionante per i tuoi genitori e tutti i presenti. Celebrazioni come queste uniscono davvero le persone e creano ricordi duraturi. Hai altre celebrazioni preferite? Sì, una delle mie feste preferite è stata una festa a sorpresa che ho organizzato per il compleanno del mio migliore amico. Ho invitato tutti i nostri amici più cari e ho organizzato una serie di attività e giochi divertenti. Vedere la sua reazione quando è entrato nella stanza piena di persone care non ha prezzo. Sembra un vero spasso. Le feste a sorpresa sono sempre un ottimo modo per mostrare a qualcuno quanto sono importanti per te. L'elemento sorpresa aggiunge un ulteriore livello di eccitazione e gioia alla celebrazione. Il tuo amico ha avuto un momento preferito della festa? Ha adorato la sorpresa in sé, ma il suo momento preferito è stato quando ci siamo riuniti tutti per cantare Happy Birthday e gli abbiamo fatto un regalo personalizzato. Era un gesto semplice, ma significava molto per lui. È meraviglioso. Spesso sono i gesti sinceri e i tocchi personali a rendere le celebrazioni davvero speciali. È fantastico che tu sia riuscito a creare un'esperienza così memorabile per il tuo amico. Hai partecipato a celebrazioni memorabili organizzate da altri? Sì, ho partecipato a un matrimonio in cui la coppia ha sorpreso tutti con una danza flash mob durante il ricevimento. È stato inaspettato e ha portato tanta gioia nell'atmosfera. L'energia e l'entusiasmo erano contagiosi. Sembra un'idea fantastica. Una danza flash mob è un modo unico e creativo per coinvolgere tutti e rendere la celebrazione ancora più memorabile. Deve essere stato un matrimonio memorabile per tutte le persone coinvolte. Hai mai festeggiato un traguardo o un traguardo personale? Sì, ho festeggiato quando ho finalmente completato la mia prima maratona. È stato un risultato personale che ha richiesto mesi di allenamento e dedizione. Tagliare il traguardo e essere accolto dai miei amici e dalla mia famiglia è stato un momento che non dimenticherò mai. È incredibile. Correre una maratona non è un'impresa facile e completarla è un risultato straordinario. Celebrare il duro lavoro e la perseveranza con i propri cari deve aver reso l'esperienza ancora più gratificante. Hai qualche pensiero finale sulle celebrazioni e sui momenti memorabili? Le celebrazioni sono importanti perché uniscono le persone, creano ricordi gioiosi e segnano tappe significative nella nostra vita. Che si tratti di una festa a sorpresa, di un matrimonio o di successi personali, questi momenti diventano ricordi preziosi a cui possiamo guardare indietro con felicità. Non potrei essere più d'accordo. Le celebrazioni ci permettono di apprezzare e custodire i momenti più belli della vita. Ci ricordano l'importanza dell'amore, dell'amicizia e della crescita personale. Continuiamo a creare e celebrare altri momenti memorabili insieme. Assolutamente. Cogliamo ogni occasione per celebrare le pietre miliari della vita e creare ricordi duraturi. Grazie per aver discusso di questo argomento con me. Grazie, è stato un piacere parlare di celebrazioni e momenti memorabili con te. Che abbiate molte altre gioiose celebrazioni in futuro. Grazie, ti auguro lo stesso. Abbi cura di te e buona giornata. Lezione 19. Flessibilità nei pagamenti. Salve Anna, mi chiedevo se è possibile pagare il canone di locazione in un secondo momento. Sono un po' a corto di contanti in questo momento. Ciao John. Capisco la tua situazione. Fammi controllare con il mio manager per vedere se possiamo prendere un accordo per te.
Sarebbe fantastico. Apprezzo il tuo aiuto. Per favore fatemi sapere non appena avete una risposta. Certo. Parlerò con il mio manager e ti ricontatterò il prima possibile. Nel frattempo, c'è una data specifica entro la quale pensi di poter effettuare il pagamento? Idealmente, dovrei essere in grado di pagare entro la prossima settimana. Mi aspetto che arrivino dei fondi per allora. Ok, ne prenderò nota. È sempre utile avere una tempistica chiara per i pagamenti. Farò del mio meglio per trovare qualcosa per te. Grazie, apprezzo davvero la tua comprensione. Sono un cliente fedele da molto tempo e apprezzo i servizi forniti dalla vostra azienda. Apprezziamo il tuo patrocinio e vogliamo assisterti il più possibile. Il nostro obiettivo è garantire la soddisfazione del cliente. Lo sottolineerò quando parlerò con il mio manager. Significa molto per me. Sono lieto di sapere che la soddisfazione del cliente è una priorità per la vostra azienda. Mi fa sentire apprezzato come cliente. Assolutamente. Ci impegniamo a fornire un servizio eccellente e a mantenere relazioni positive con i nostri clienti. Trasmetterò il tuo feedback anche al mio manager. Grazie, la tua disponibilità ad aiutare e il tuo impegno per la soddisfazione del cliente contraddistinguono davvero la tua azienda dalle altre. Spero che riusciremo a trovare una soluzione che funzioni per entrambe le parti. Sono sicuro che possiamo trovare una soluzione. Comprendiamo che possono verificarsi situazioni finanziarie impreviste e siamo qui per assisterti. Farò del mio meglio per negoziare un accordo di pagamento flessibile. Ti sono grato per il tuo sostegno. È rassicurante sapere che sei dalla mia parte e disposto a lavorare con me durante questo temporaneo intoppo. È nostro piacere assisterti. Diamo valore alla tua attività e desideriamo mantenere un rapporto positivo con te. Ti terrò aggiornato sullo stato di avanzamento della tua richiesta. Grazie ancora. La tua professionalità ed empatia sono davvero encomiabili. Non vedo l'ora di sentirti presto. Siete i benvenuti. È un piacere assisterti. Darò priorità alla tua richiesta e ti fornirò un aggiornamento il prima possibile. Apprezzo la tua dedizione. Il tuo eccezionale servizio clienti è una testimonianza dei valori della tua azienda. Sono lieto di averti contattato per ricevere assistenza. Grazie per le tue gentili parole. È sempre gratificante aiutare clienti come te. Siamo qui per supportarti in ogni modo possibile. Ti contatterò presto. Aspetterò con impazienza la tua risposta. Ancora una volta, grazie per la comprensione e la disponibilità ad accogliere la mia situazione. Siete i benvenuti. Comprendo l'importanza della flessibilità e della ricerca di soluzioni reciprocamente vantaggiose. Faremo del nostro meglio per soddisfare le tue esigenze. Ci sentiamo presto. Grazie, abbi cura di te e buona giornata. Lezione 20. Corsa mattutina a fare la spesa. Ciao Anna, vado a fare la spesa. Hai bisogno di qualcosa? Ciao John. In realtà, è perfetto. Ho bisogno anche di uova e latte per colazione. Potresti prenderli per me, per favore? Assolutamente.
Consideratelo fatto. Preferisci una marca specifica di uova e latte? Qualsiasi marca di uova va bene, ma io preferisco il latte intero. Grazie per avermelo chiesto. Notato. Mi assicurerò di procurarti del latte intero. Ti serve altro dal negozio? Questo è tutto per ora. Apprezzo il tuo aiuto. Oh, aspetta. Puoi prendere anche una pagnotta se ne hanno di fresche? Certo. Cercherò una pagnotta fresca mentre sono lì. C'è altro sulla tua lista? No, per ora è tutto. Mi assicurerò di rifornire altri articoli più tardi. Grazie per l'assistenza. È un piacere per me. Sono felice di aiutare. Tornerò a breve con la tua spesa. Prenditi il tuo tempo. Apprezzo il tuo impegno. Ti auguro una piacevole visita al negozio. Grazie, tornerò prima che tu te ne accorga. Ci vediamo presto. Ci vediamo presto. Abbi cura di te e buon shopping. Sono tornato. Ho le uova, il latte e una pagnotta fresca, proprio come mi hai chiesto. Meraviglioso. Grazie per esserti occupato della spesa. Apprezzo la tua premura. Siete i benvenuti. È stato un piacere assisterti. C'è altro che posso fare per aiutarti? Non al momento. Sei stato di grande aiuto. Ti farò sapere se ho bisogno di altro. Suona bene. Non esitare a contattarci se hai bisogno di qualcosa. Ti auguro una giornata fantastica.